Come molti di voi avranno visto, un paio di mesi fa la mia cara vecchia Punto è arrivata alla fine. Così a ottobre ho cambiato macchina. Ve l'ho tenuta nascosta fino ad oggi, cercando di spoilerare il meno possibile, anche se qualcuno di voi, a cui faccio i complimenti, è riuscito a capire il modello. Ebbene, cari amici, oggi vi presento la mia nuova macchina. Ladies and gentlemen, ho preso una Citroen C3. Perché proprio una C3? E questa è una bella domanda. Quando cercavo che auto prendere e ho iniziato a guardarmi intorno, mi sono chiesto: che cosa mi serve dalla nuova auto? 1. Deve essere l'auto da usare tutti i giorni, perché l'auto per andare a fare le sgomme la domenica ce l'ho già. 2. Deve essere comoda. 3. Non deve costare troppo, ma non deve neanche essere troppo cheap. 4. Non deve essere un chiodo. 5. Deve piacermi esteticamente e non essere anonima. 6. Deve avere il cambio automatico. Ora qui i puristi della guida saranno svenuti e diranno: oh mio Dio, Nasca, sei un pilota. O meglio, ci provo. Un purista della guida deve usare il cambio manuale. Ora vi posso garantire che dopo una giornata in coda in tangenziale a Milano, in cui ti viene un polpaccio così a forza di schiacciare la frizione, ti passa completamente la voglia del cambio manuale. 7. Non deve essere troppo grossa, altrimenti in città non sa dove metterla. Così ho iniziato a cercare su questo segmento di auto e quando l'ho vista me ne sono innamorato. Cioè, guardatela! Ha i colori del mio logo, non è una semplice utilitaria, è diversa dalle altre. Bene, adesso vediamo com'è fatta e poi passiamo alla guida. La versione che ho preso è la C3 PureTech 110 allestimento Shine e non l'ho neanche comprata. Anzi, in realtà non è mia la macchina. Questo non vuol dire che l'ho rubata, né che me l'hanno prestata, né che me l'hanno regalata, ma vi spiego tra poco. Monta un 1200 benzina che eroga 110 cavalli a 5500 giri con una coppia massima di 230 Nm. Gli optional che ha sono tetto e specchietti rossi. Non bisogna prenderla necessariamente bicolor, questa è una delle colorazioni disponibili. Air bump laterali, che, sarò sincero con voi, la prima volta che ho visto la Cactus in giro, o Cactus, chiamatela come volete, mi sono chiesto: perché mettere... Ma dopo un po' mi ci sono abituato e ora mi piacciono anche. Mi piace specialmente l'idea che se qualche infame è parcheggiato di fianco a me, apre la portiera senza ritegno, non mi fa un graffio. Così come se qualche infame cerca di parcheggiare un camion nel parcheggio di una Smart e si fa largo spingendo avanti e indietro, non mi faccio un graffio perché ha i vetri posteriori oscurati, ha i cerchi in lega da 17 diamantati, non passa inosservata. E a me piacciono le auto che non passano inosservate. Mi piacciono molto anche i dettagli come il logo Citroen che si fonde con le linee della vettura. Inoltre è grossa come un'utilitaria, ma come vedete ha le linee di un crossover. Quindi sembra più grossa di quello che è, dà l'impressione di grandezza. Il baule non è piccolo, ma non è neanche dei più grandi che abbia mai visto. Per fare la solita prova, la Nasca prova, vediamo se ci sto. Ci sto, perché ci sto, però non so se arrivo a destinazione vivo. C'è soltanto una cosa che non capisco. Fai un'auto così, che punta così tanto sull'estetica, sulla grafica, sul design, mi vai a ricercare dei particolari come il bicolor, il logo che si fonde con la carrozzeria, dei fari posteriori così curati, così dettagliati, così studiati, e poi mi scivoli su un dettaglio così banale. Perché hanno messo i fari di due colori diversi? Sopra luci fredde, sotto luci calde. Una delle cose base del design, non mischiare luci calde e luci fredde. Fari a parte mi piace veramente, veramente tanto. E adesso vi faccio vedere com'è dentro e poi ci mettiamo alla guida. Gli interni richiamano quello che è il design esterno, lo si capisce dai sedili, bicolor con gli inserti rossi, dalle portiere che richiamano gli air bumps, dalla parte frontale con questi inserti e cuciture rosse, dalle bocchette dell'aria che richiamano anch'esse le portiere e gli air bump. La posizione di guida è molto comoda,
In questa versione non c'è il bracciolo, ma è un optional che si può prendere. Anche il passeggero sta veramente comodo, ha tanto spazio per le gambe e anche dietro devo dire che c'è spazio. Io sono 1,84 e non tocco. Abbiamo la classica e intramontabile chiave, anche se tra gli optional si può scegliere la versione senza chiave ma col tastino. Qui davanti abbiamo il cruscotto con le lancette e in mezzo un display che dà tutta una serie di informazioni che si possono scorrere con questo tastino. E qui di fianco abbiamo un monitor che svolge tante funzioni. Navigatore, telefono, Spotify. Ora, questo sistema è molto interessante perché ti permette di fare tante cose ed è integrato con lo smartphone. Anche se mi lascia un po' perplesso perché è un po' macchinoso e ogni tanto fa i capricci. Vi spiego. Per utilizzare le funzionalità dello smartphone, in questo caso io ho Android, bisogna utilizzare l'app Android Auto. Ora, alcune funzionalità funzionano senza cavo, quindi radio, telefono e vanno tramite Bluetooth. Altre, come il navigatore, hanno bisogno del cavo. Una volta che saliamo in macchina, colleghiamo il telefono col cavo e nel menu ogni volta dobbiamo premere OK. E da qui abbiamo tutta l'integrazione col telefono, quindi possiamo utilizzare il navigatore, possiamo utilizzare Spotify, possiamo telefonare. Ecco, ho appena schiacciato il telefono e un buon 10 secondi per caricare la schermata. A volte poi mi capita di fare una chiamata e non va l'audio e in quel caso devo spegnere la macchina e riaccenderla. Quindi diciamo che è un sistema che funziona, ha anche tante funzionalità interessanti, però ogni tanto fa i capricci. Ci tengo comunque a precisare che stiamo parlando di Android Auto. Magari dipende dal telefono, magari dipende dal sistema operativo Android. Non è detto che sia necessariamente un problema di Citroen, quindi non ho gli strumenti per valutare se sia legato all'auto o al telefono. Naturalmente si può usare anche Apple CarPlay, non avendo un iPhone non l'ho testata. Qui poi ci sono una serie di scomparti dove appoggiare le cose. Sento la mancanza di un qualcosa in cui appoggiare il telefono. Vedete, se lo metto qui cade. L'impianto audio, per essere di serie, è veramente eccezionale. Mi piace davvero tanto, specialmente per uno come me che quando va in giro gli piace avere la musica a palla. L'unica cosa che non ho mai capito, e questo è un appello che faccio a tutti i produttori di auto, perché questa è una roba che c'è su qualunque macchina. Ora, di solito quando è che uno ascolta la musica a palla? Magari la sera quando esci a far casino. Sei lì con gli amici, musica a palla, canti, fai il cretino, arrivi a casa, spegni la macchina, vai a dormire. Il giorno dopo ti svegli di solito sfasciato, con poche ore di sonno, che vuoi andare a lavoro. Arrivi in macchina tutto rimbambito, accendi la macchina e la radio è rimasta a volume massimo. Parte la radio a cannone e tu lì hai un infarto. Cari produttori di auto, perché non fate una funzione per cui ogni volta che accendi la macchina la radio è al minimo? Non ho mai trovato un'auto che quando l'accendi ti abbassa in automatico il volume della radio. Gli infarti che prende ogni volta. Come dicevo nella parte iniziale del video, non volevo un chiodo. Quindi ho scelto la motorizzazione più potente che c'era, ovvero 110 cavalli. Devo dire che il motore mi piace. Questi cavalli li senti, riesci a muoverti agevolmente tra il traffico. E quando schiacci tutto non devi scendere a spingere la macchina. Di base quest'auto ha il cambio manuale, ma io l'ho scelta col cambio automatico. Non hai particolari mappe di guida se non il tastino Sport. Fondamentalmente quando schiacci il tastino Sport, la centralina ti gestisce la cambiata in modo da avere una macchina sempre più pronta. Ecco, una cosa di cui sento la mancanza su questa macchina, considerando la potenza, quindi una guida che magari può essere sportiva, sono le palette al volante. Anche perché ogni volta che guido in manuale devo andare ad azionare questa leva qui sotto, che è un po' lontana. Come dicevo, questa macchina non è un'auto sportiva. Questo lo si capisce specialmente dal setup. L'assetto di questa macchina è un assetto che predilige il comfort. È molto morbida. Quindi da un lato, nel momento in cui passi sui dossi, sulle buche, sulle asperità dell'asfalto, la macchina reagisce in maniera molto gentile, molto docile. Dall'altro, quando vai forte, alle alte velocità, perdi un po' di stabilità. Magari entri in curva molto forte, tocchi un attimo il freno, fai una correzione e lo senti che la macchina rimbalza un po'. Parliamoci chiaro, è un'autostradale, non è fatta per scannare. Quindi uno non dovrebbe fare le curve ai 180, ecco. Ci sono poi una serie di chicche, tra cui tergicristalli automatici. Se tu li tiri in giù, loro funzionano in automatico. Non so come facciano, forse c'è qualche sensore di acqua, di umidità. Il cruise control. Abbiamo poi il sensore di corsia che si attiva con un tasto lì sotto. Abbiamo lo start and stop. Infine parliamo di consumi. Come sempre le case dichiarano dei valori che non stanno né in cielo né in terra. Però quei valori lì non sono finti. Perché? Quando ho guidato la Mercedes E53 AMG
che con 400 e passa cavalli dovrebbe consumare come una portaerei, nel momento in cui ho impostato la guida autonoma non consumava niente. Guardate questo screenshot, guardate il consumo: 8 litri per 100 km, un'auto da 400 cavalli. Quindi probabilmente quei valori che dichiarano sono valori fatti schiacciando l'acceleratore tanto così, cambiando a 1500 giri. Ecco, io ho un problema. Io quando devo accelerare, per me non esiste parzializzare, o 0 o 100. Quindi i miei consumi non fanno testo, perché proprio io ho la guida da pista. Però per darvi due dati, questa macchina nel misto, quindi urbano e extraurbano, la valutano 4,9 litri per 100 km. Io in 3 mesi ho fatto 5200 km con una media complessiva di 9,6 litri per 100 km. Oltre a ciò si possono installare anche altri optional come sorveglianza dell'angolo morto, Active Safety Brake, Connected Camera, tettuccio panoramico. La versione che ho preso io costa poco più di 20.000 euro, ma come dicevo non l'ho comprata. Cos'è che ho fatto allora? Ho scelto il noleggio a lungo termine, che è una cosa che non conoscevo e l'ho scoperto da poco. Com'è che funziona? In pratica scegli la macchina che vuoi prendere, scegli per quanti anni vuoi tenerla, quanti chilometri vuoi fare e ti calcolano una rata mensile. Ti danno la macchina, tu paghi quella rata mensile e alla scadenza del periodo ridai indietro la macchina. È a tutti gli effetti un noleggio, solo che anziché noleggiarla per 2-3 giorni la noleggi per 2-3 anni. Io ho scelto di noleggiarla per 4 anni con un totale di 20.000 km l'anno ed è uscita una rata di 357 euro al mese più IVA. La domanda che tutti si fanno a questo punto è: conviene? Nel senso, cioè tu paghi una rata mensile per una macchina e poi alla fine la macchina non è tua. Da bravo ingegnere quale sono, naturalmente mi sono messo lì, ho fatto i calcoli e ho scoperto che a me conviene. Perché? Perché tu nella rata del noleggio non hai soltanto la macchina, ma hai bollo, assicurazione full casco, gomme invernali, tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi hai tutta una serie di sbattimenti in meno. Non devi pensare: oddio ho rinnovato l'assicurazione, oddio non ho pagato il bollo, oddio la macchina si è rotta, adesso quanto devo pagare. Oltretutto l'auto non è mia, un peso in meno. La rubano? La spaccano? È assicurata e non è mia. Quindi per me, conti alla mano, alla fine dei 4 anni vi conviene molto di più pagare una rata per una macchina che poi ridò indietro. L'unico neo è che se tra un anno va tutto a rotoli e mi ritrovo senza un euro, io devo pagarla per altri 3 anni. Oppure posso ridarla indietro, ma pago una penale tosta. Insomma, dopo i primi 3 mesi di guida posso ritenermi soddisfatto. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!